Oggi non vi parlerò dell'antispecialista. L'antispecialista sono io. Potrei definirmi un artista. Nel mio lavoro quotidiano utilizzo linguaggi molto diversi e ho scelto di non specializzarmi veramente in nessuno di questi. È particolare per me essere qui oggi perché questo evento è organizzato da un'università, da studenti, e l'università è per me personalmente un posto dove i sogni vengono imbottigliati in un prodotto vendibile con etichetta. Ma per mettere in altre parole, l'università è un posto che scegliamo di frequentare se vogliamo specializzarci in qualcosa, o qualcosa di nostra scelta, no? E oggi vorrei parlarvi di questa scelta che tutti facciamo. E quindi riflettendo su questo, ho deciso di raccontarvi delle storie. La prima storia non è nulla di nuovo, è una storia che tutti conosciamo perché tutti l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle e inizia più o meno così. Eravamo piccoli ed eravamo molto nuovi su questo pianeta, eravamo appena arrivati e ne stavamo ancora scoprendo con grande entusiasmo le luci, le ombre e le superfici. Mamma, una formica, mamma, una formica! Una formica, sì, una formica. Poi un giorno ci venne chiesto, che cosa vuoi fare da grande? Beh, ognuno di noi quel giorno scoprì due cose, che sarebbe diventato grande e che gli sarebbe toccato fare qualcosa nella vita. Ora, se noi avessimo avuto la prontezza all'epoca di rispondere mamma, scusa, sto contando le formiche. E invece no, i bambini adorano questo tipo di domande, no? È solo un'altra occasione per fargli esplodere i neuroni. E allora escono fuori cose bellissime di questo tipo. Qui sto citando due bambini che conosco. Frido, cosa vuoi fare da grande? Il pilota. Sono un po' lente le slide, scusate. E tu, Rocco? L'elefante. Ora, per fortuna i nostri bambini non hanno la minima idea di che cosa sia il mondo professionale adulto. Perché noi quando facciamo ad un bambino la domanda che cosa vuoi fare da grande, non gli stiamo chiedendo che cosa vuole fare da grande, gli stiamo chiedendo che lavoro vuoi fare da grande, che professione vuoi svolgere da grande. Se io chiedessi a mio figlio, Samuel, che cos'è il lavoro? Lui mi risponderebbe, se potesse, sono quasi sicura, che mi risponderebbe così. Mamma, il lavoro è quella cosa che toglie a te il tempo di stare con me. Ebbene, andiamo avanti perché la storia va avanti e effettivamente cresciamo. Effettivamente scopriamo che diventiamo grandi e diventiamo grandi molto velocemente, a volte più veloci di quanto si voglia. E raggiungiamo un momento della nostra vita in cui passiamo dall'essere bambini all'essere ragazzi. Questo momento viene definito pubertà ed è un momento in cui la maggior parte di noi altri sprofonda nella barbarie più putrida. Ora, forse voi qui a Roma siete un pochino più civili di noi, ma io vengo dall'Alta Tuscia, una zona un paesino di 5.000 abitanti. Alle scuole medie, da me, si tiravano stucci da una parte all'altra della stanza, si rovesciavano banchi, si rovesciavano professori, giuro, l'ho visto. Si comincia a parlare di sesso, si comincia a parlare di droga, si comincia a fumare, si comincia a mancare di rispetto nella maniera più svergognata e deliberata, si comincia a esplorare, anzi, l'unico concetto che si ha intenzione di esplorare a quell'età è il concetto di figo e non figo. Questo è figo, questo non è figo. Bene, quello che succede in questo periodo, in cui i nostri bambini, i ragazzi, non sappiamo bene che cosa sono, è che è estremamente difficile avere a che fare con loro. Per cui avviene da parte del mondo adulto, quella che io chiamo un certo tipo di selezione innaturale e molto poco corretta nei confronti dei nostri giovani. Suona più o meno così, non urlerò al microfono, vi prometto. Sei un fannullone, non te ne farai mai niente della tua vita. Smettila di sognare adesso. Smettila di sognare. Ouch.
effettivamente anche i nostri sogni crescono con noi, cioè noi non siamo un palloncino che si ingrandisce con il tempo, anche il nostro contenuto, no? Il nostro contenuto emotivo si ingrandisce con noi. E, scusate. E che cosa succede? Succede che a un certo punto questi sogni diventano grandi e grandi e grandi e perdiamo un po' il controllo del peso, continuano a crescere e ci pieghiamo sotto il peso dei nostri sogni e ci sentiamo dei fessi. Ci sentiamo dei fessi perché ci guardiamo intorno e tutto il resto del mondo cammina spigliato. Io ho da fare, tra 3 minuti prendo il treno, se perdo il treno devo aspettare altri 5 minuti. E noi stiamo lì, chini sotto il peso dei nostri sogni. Perché i nostri sogni pesano? Pesano perché ci rendiamo conto che la realtà intorno a noi non ha le risorse per mantenerne le dimensioni. Nessuno ci darà una mano a tenere il peso dei nostri sogni. Per cui facciamo una decisione spesso facciamo una decisione molto facile. Oh, via. Ora devo prendere il treno, scusate, ciao. Andiamo avanti perché la storia va avanti. Siamo alla fine, più o meno alla fine delle scuole superiori e penso che la maggior parte delle persone qui presenti si ricordano un po' come ci si sente, no? La maggior parte, cioè siamo belli, siamo brutti, siamo felici, siamo depressi, siamo tutto insieme. E la maggior parte di noi altri non vuol pensare ad altro che all'altro sesso? O allo stesso sesso? Ma lo stesso basta, che in fondo è lo stesso. E un giorno ci venne chiesto, che cosa vuoi fare adesso? Oh! Ma stavo chiedendo una cosa. Che cosa vuoi fare adesso? Adesso sei grande. Io? Ah, sono grande? Siamo diventati grandi, apparentemente a un certo punto siamo diventati grandi e non ci siamo accorti veramente di quando è successo. E adesso l'aspettativa del mondo intero ci crolla sulle spalle e dobbiamo affrettarci a trovare una risposta. Che cosa voglio fare? Che cosa voglio fare? Cosa voglio fare? Io voglio studiare ingegneria. Bravo. Ora, il problema che io vedo è che la risposta vera non è veramente presa in considerazione. Cioè, ripeto, quando ci viene chiesta la domanda che cosa vuoi fare da grande, che lavoro vuoi fare, ci viene presentata una lista di risposte tra le quali scegliere ed è una lista di risposte anche molto molto lunga, no? Il che ci dà l'illusione che siano tantissime possibilità, in verità le possibilità sono ancora di più. Però quello che non è incluso nella lista molto spesso non è perché? No, ma che idea, no? E io vi posso elencare una serie di risposte sbagliate, per esempio. E una è questa. Io da grande vorrei fare il musicista. Oh. Oppure viene un'altra. Io non so, ho molteplici interessi. Io mi appassiono di astronomia, ho un grande amore per la letteratura e mi affascina il teatro. Quante ne vuoi? Ma vi è una terza risposta, che secondo me è quella che ognuno di noi teme un pochino, che è questa. Io non lo so. Non lo sai? Ma ci siamo accorti di quanto la risposta non lo so ci spaventi? Questa è una società che non accetta la possibilità che si possa non sapere qualcosa. E questo lo sanno i nostri bambini. I nostri bambini crescono con il terrore di non sapere abbastanza, no? Ora, terrore forse è una parola un po' esagerata, ma io mi ricordo essere bambina e inventarmi le balle più assurde pur di non ammettere che non sapevo la risposta esatta. Anzi, vi è un esempio classico, che è quello lì di tipo fine elementare, inizio scuole medie, in cui ci viene chiesto la capitale della Turchia. Io lo so, ma non me lo ricordo. Le balle più assurde, pur di non ammettere di non sapere qualcosa. E io ero una di quelle bambine che voleva sapere tutto, era un'ossessione, cioè io non cercate di convincermi che io mi convincevo di sapere tutto, no, io sapevo tutto ed ero
così pronta a rispondere alla domanda: che cosa vuoi fare da grande, Beatrice? Ah, io da grande voglio andare a New York e fare l'illustratrice. Wow. Bene, quella era la mia risposta agli 8 anni, ai 12 anni, ai 16 anni, cioè qui comincia a essere sospetta la cosa, ai 19 anni, e lo volevo tanto, era un'ambizione così bruciante, che ai 20 anni ottenni una borsa di studio di svariate decine di migliaia di dollari per andare a studiare in una delle università più famose per l'illustrazione che ci sia. Mi si stava avverando l'ambizione di una vita, no? Allora presi l'aereo e 2 giorni dopo essere arrivata a New York mi innamorai. Sono catastrofi. 9 mesi dopo aspettavo un bambino. La cosa più interessante è che ero veramente felice. Felice come non lo ero mai stata prima e non sapevo nemmeno come definirla questa cosa. E abbandonai la borsa di studio, abbandonai la scuola e abbandonai una città in cui non ero felice. Ora, mi sentii come se avessi saltato da un treno in corsa e mi sentii come se avessi scoperto che effettivamente l'atterraggio non è poi tanto duro, no? Ma 2 anni e mezzo dopo di vita non facile, perché nessuno ha mai detto che la vita debba essere facile, come nessuno ha mai detto che la via più facile sia quella giusta. 2 anni e mezzo dopo ricevetti una lettera da una persona che io stimo molto, una grande illustratrice, e mi scrisse: Beatrice, col cuore in mano, no? Beatrice, se non studi ti ci vorrà una montagna di tempo a diventare una grandissima artista. Ora io voglio riflettere su quel significato di tempo. Se io dovessi impiegare 200 anni di impegno a capire che cos'è l'arte, sarà valsa la pena. Se io dopo 200 anni ancora non avrò capito che cos'è l'arte, ma avrò messo impegno e passione in quella cosa, sarà valsa la pena comunque. Perché è la mia vita, perché è il mio tempo, perché è la vostra vita, è il vostro tempo. Allora, vorrei parlare del tempo, vorrei parlare del modo in cui questo mondo in cui viviamo ha bisogno del nostro tempo, ha bisogno che noi sacrifichiamo del tempo. E vorrei parlarne, ora le slide sono rimaste un pochino fisse da un po' di tempo, ma vorrei parlarne attraverso le slide. Ora, questo prenderà un po' di tempo, perché le mie slide sono molto lente e devo andare quasi alla fine. Andrò avanti. Scusate, una serie di cose che non vi ho mostrato perché ho deciso di andare avanti. Avanti. Vabbè, mo ve lo dico, era una metafora per descrivere i nostri sogni che si ingrandiscono. Eccoci! Bene. Per spiegare a me stessa il significato del tempo in questo mondo, voglio creare un grafico. Poi effettivamente non riuscii a fare un grafico perché non sono brava a fare i grafici. Allora feci una serie di vignette. E questa è la leggenda per capire le vignette. Vediamo un sacco di denaro, i nostri anni di vita in una busta e un certificato. Ora questi siamo noi di fronte al nostro direttore universitario, pieni di speranze, offriamo 5 anni della nostra vita, del denaro, in cambio di un certificato. Ora andiamo avanti. Questi siamo noi. Abbiamo trovato un lavoro, ora offriamo 40 anni della nostra vita e un certificato in cambio di denaro. Ora, questi siamo noi con i nervi a pezzi e le spalle rotte, scusate il pessimismo, e offriamo 6 decenni della nostra vita e 4 decenni di contributi pagati in cambio di una pensione. Ragazzi, questo è il lieto fine, che per me suona un po' come: ok, lei adesso è arrivata alla fine dei suoi giorni, si goda l'ultimo tempo in santa pace, non le romperemo più le scatole. Ma io, che ogni tanto gioco a fare la pessimista, ho pensato a un altro finale.
ci dice come sarà il mondo tra 40 anni? Chi ci dice come sarà il mondo tra 6, 5, 4 decenni? Come sarà il concetto di lavoro in tutto quel tempo? No? Per me queste sono domande molto molto importanti, perché forse perché ho ancora 24 anni, forse perché ho un bambino di 2 anni e mezzo, ma io me lo chiedo spesso e mi chiedo spesso il valore delle nostre scelte. Ora, non ho parlato di intuizione mai, ora menzionerò la parola intuizione perché ovviamente è la nostra intuizione che ci porta poi a fare delle scelte. Ora, ho ancora 2 minuti di tempo. Prima di andare a svenire nell'altra stanza, vi dedico una storia. Anzi, la dedico a chiunque si sia sentito almeno una volta nella vita in dovere di compiere una scelta che non gli apparteneva. Vi è un treno lunghissimo che emette vapori dorati e corre a velocità infernali. Ragazzo che stai per salire sul treno, se hai dei dubbi, aspetta. Ragazzo che sei salito sul treno e senti che il tuo posto non è lì, scendi, scendi, come? Salta! Salta dal tetto del treno e scoprirai che non fa poi tanto male. E nel momento in cui apri gli occhi e ti accorgi che puoi camminare, alzati e vedi che i lividi passano e i dolori scompaiono. Hai saltato, sei sceso dal treno e finalmente hai capito che il tuo posto nel mondo è qui. Semplicemente qui. E attorno a te altre persone, perché sono stati in tanti a saltare giù dal treno prima di te. Benvenuto.